Quante volte vi siete trovati a studiare o a ripassare i verbi transitivi e intransitivi in italiano e niente, non vi sono entrati in testa? Diciamoci la verità. Basta con le solite spiegazioni serie e gli stessi esercizi meccanici. Proviamo un metodo diverso? Più autentico? Anche più divertente. Oggi useremo le parole di una canzone. Il titolo è Islanda, del gruppo italiano chiamato Pinguini Tattici Nucleari. Io sono Susanna, del canale YouTube Susanna Italian Teacher, e insegno l'italiano dal 2014 tramite il mio sito www.arcosacademy.com. E in questo modo, analizzando il testo della canzone, scopriremo insieme come funzionano i verbi transitivi e intransitivi nei tempi composti. Per ragioni di copyright, ovviamente non posso farvi ascoltare la canzone per intero, ma analizzeremo alcune delle sue frasi più belle e invito voi, studenti, a scoprire questa bella canzone cliccando nel link in descrizione. Alla fine dell'analisi di quelle strofe che ho scelto, vi sfiderò con un piccolo quiz interattivo. Prima di iniziare facciamo un ripasso veloce. Un verbo transitivo è quello che può rispondere alle domande chi, che cosa. La risposta a queste domande crea il complemento oggetto. Ma perché ci interessa sapere se un verbo è transitivo o intransitivo? La maggior parte dei verbi transitivi italiani richiede l'ausiliare avere quando è usato nei tempi composti. I verbi intransitivi nei tempi composti scelgono quasi tutti, perché le eccezioni ci sono sempre in italiano, l'ausiliare essere. Adesso che abbiamo fatto questo veloce ripasso, partiamo con l'analisi di qualche strofa della canzone Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. Lascio a voi il compito di cercare la canzone e il testo integrale di Islanda. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità. La frase ci siamo separati contiene un verbo riflessivo. Perché ci serve sapere che separarsi è un verbo riflessivo? Perché tutti i verbi riflessivi utilizzano l'ausiliare essere nei tempi composti. E qui abbiamo la prova. Ci siamo separati. Un'altra regola che non ho ricordato nel ripasso iniziale è che nei tempi composti l'ausiliare essere provoca l'accordo del participio passato con il soggetto. Noi ci siamo separati. Ci siamo confidati 1000 sogni. Questa frase potrebbe un po' confondere, perché c'è 1000 sogni che appare come un complemento oggetto. In questo caso abbiamo ancora un altro verbo riflessivo. Ci siamo confidati è confidarsi al modo infinito. Regola che abbiamo appena ricordato, i verbi riflessivi richiedono l'ausiliare essere nei tempi composti. Ti chiamo ancora, ma non lo sai. Qui abbiamo due verbi al tempo presente. Io vi faccio lavorare comunque. Ti chiamo. Cos'è questo ti? È un pronome personale complemento. Ora la domanda è complemento diretto, che quindi sostituisce un complemento oggetto, oppure un complemento indiretto a te? Qual è la risposta? Mettete pausa e provate a dare
la vostra soluzione nei commenti. Chiamare è un verbo transitivo, richiede un complemento oggetto se espresso. Chiamare qualcuno, questo ti, infatti, è un pronome personale complemento diretto che sostituisce te. Se dovessimo dire yesterday, ieri, quale ausiliare dovremmo scegliere? Esatto, l'ausiliare avere. Ma non lo sai. Sai? Presente del verbo sapere. In questo caso sapere è il classico to know, ok? Venire a conoscenza, conoscere qualcosa. Non è il verbo modale sapere nel senso di saper fare. Sapere come to know ha valore transitivo. In questo contesto abbiamo un altro pronome personale complemento, lo, che indica tu non sai questa cosa, il fatto che ti chiamo ancora. Analogamente al verbo chiamare di prima, anche lo sai, se dovessimo cambiarlo in un tempo composto, sceglierebbe l'ausiliare avere. Ma l'hai cambiato, non ci sei più. Qui abbiamo due verbi, cambiare e essere. Il primo lo troviamo al tempo composto del passato prossimo, mentre il verbo essere successivo si trova semplicemente al presente indicativo. L'hai cambiato. Se avete cercato il testo della canzone, saprete che si riferisce al numero di telefono. Cambiare, come potrete già intuire da questa parte di strofa, è un verbo transitivo. Nella frase successiva troviamo il verbo essere e vi ricordo che essere, nei tempi composti, richiede se stesso come ausiliare. È arrivato il vostro momento! Completate queste frasi con l'ausiliare corretto. Scrivete le risposte nei commenti e vediamo chi indovina tutto. Cosa dite? Era facile o difficile il quiz? Abbiamo visto insieme come funzionano i verbi transitivi e intransitivi nella pratica, con esempi tratti dalla canzone Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. Spero che questo modo diverso di ripassare la grammatica italiana vi sia piaciuto. Ovviamente fatemelo sapere con un like. Carissimi, io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi do appuntamento alla prossima volta.